prima e finisce qui. Inter batte Venezia 5-1 e l'Inter approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Una gran bella serata dove l'Inter si è dimostrata di un livello nettamente superiore a questo Venezia, ovviamente. Devo dire, Simo, non so che ne pensi tu, mi ha ricordato un po' di quelle partite, di quell'Inter di Mancini, di quell'epoca lì in cui eri nettamente più forte del tuo avversario, potevi permetterti tante rotazioni e la portavi a casa. L'Inter ha fatto così contro Venezia, che è una buona squadra in Serie B, che però chiaramente oggi si proponeva in campo con una squadra molto molto lontana da quella che è la loro formazione titolare, chiaramente, con tante rotazioni, così come tante sono state le rotazioni dell'Inter, che però si porta a casa tante notizie positive in questo 5-1, con il primo gol di Andy Diouf, il gol di Esposito, il primo gol di Pio Esposito a San Siro con la maglia dell'Inter, la doppietta di Marcus Thuram e chiude poi le marcature Bonni con in mezzo quella rete di Sagrado un pochino a macchiare, ma che personalmente non mi fa né caldo né freddo, non mi tocca nulla quel gol in mezzo del Venezia. L'Inter va meritatamente ai quarti di finale. Simo, tante cose da dire comunque su questa partita che pensavo sarebbe scivolata via così tranquillamente. Sì, anche in una partita che effettivamente scivola via, però ci sono diverse cose da segnalare, praticamente tutte positive. Il gap tra le due squadre è stato evidentemente troppo ampio per avere mai una partita a tutti gli effetti davanti ai nostri occhi, e anche se c'è da dire che nel recente passato l'Inter aveva affrontato degli ottavi di Coppa Italia contro squadre comunque meno forti, magari non come il Venezia, ma squadre ugualmente meno forti, soffrendo, andando anche a fare dei supplementari un po' inattesi, quindi comunque il fatto di averlo passato in questa maniera è un'ottima notizia. E credo che la cosa più importante, più bella, sia il fatto di aver fatto ritrovare condizione ad alcuni giocatori e fiducia e serenità e continuità ad altri, e questo non era necessariamente scontato, soprattutto questa seconda cosa. Sono assolutamente d'accordo e stavo pensando tra me e me prima della partita, quando ha parlato Marcus Thuram dicendo dobbiamo fare una partita seria, mi sembrava una di quelle frasi fatte tipo non ci sono più le mezze stagioni e quelle classiche frasi che si dicono sempre di circostanza. L'Inter ha fatto veramente invece una partita molto seria, come l'ha approcciata. Il gol di Diouf che sblocca la partita è un gol che poi effettivamente permette all'Inter di dilagare, perché poi il Venezia un pochino si apre, effettivamente è sembrato di livello abbastanza basso la formazione ospite, che anche in Serie B ha palesato grosse difficoltà in trasferta, mentre fa molto meglio in casa. Il livello però era chiaramente troppo sbilanciato per l'Inter, che si è presentata soprattutto con questa coppia di esterni a piede invertito, cioè Diouf, Mancino schierato a destra e Luis Enrique destro schierato a sinistra. Prova quella di oggi che conferma l'ottimo momento che sta vivendo Andy Diouf, che ancora una volta schierato lì da esterno, da quinto a destra a piede invertito, fa molto bene, trova il gol, va vicinissimo anche al 2-0 che un difensore del Venezia gli nega praticamente sulla linea di porta. Io lo metto come secondo migliore in campo dopo Marcus Thuram, che invece aveva detto di voler fare una partita seria, l'ha fatta, e lui è uno di quelli che aveva bisogno, ecco, di riaccendersi dopo anche l'infortunio, di ritrovarsi bene, e sono le prime due grandi note positive in una partita in cui comunque sono tante altre le cose buone. Mi piace l'osservazione che hai fatto su Thuram, perché è vero, sentendo quelle dichiarazioni viene naturale pensare, vabbè, solite parole di circostanza. Invece, nonostante l'avversario più debole, una partita che già dopo 20 minuti si era indirizzata e dopo 30 si era chiusa, Thuram ha fatto davvero una prova seria, continua. L'abbiamo visto, oltre ad aver fatto un gran bel gol, ma l'abbiamo visto proprio, anzi due, però uno bello in particolare, gli abbiamo visto fare delle rincorse all'indietro, dei contrasti. Io ho avuto proprio la sensazione che lui volesse sfruttare questa partita, per quanto chiusa in anticipo, per ritrovare condizione, mettersi sotto anche dal punto di vista fisico, che non a caso è stato quello che ha fatto anche Mkhitaryan nella ripresa, perché quando è entrato ha cercato anche lui di dare degli strappi, si è visto molto in giro per il campo, molto presente, quindi evidentemente la scelta è giustissima, perché per quale motivo non sfruttare una situazione del genere? Entrambi l'hanno cercata in questa chiave, e Thuram nello specifico si merita il migliore in campo questa sera, non fosse altro che fa 2 gol, ma proprio per la prestazione generale.
Diouf ha fatto vedere ottime abilità di conduzione del pallone, l'ho visto molto elettrico, come diciamo anche l'altro giorno, anche nell'iniziativa, in fiducia sicuramente. Per te, vedere Diouf a destra e Luis Enrique a sinistra è un esperimento replicabile, e a Como, visto che mancherà ancora Dumfries e visto che non c'è ancora Darmian, secondo te chi gioca a destra? È una scelta complicata. Io verso il finale di partita ho abbozzato questa ricostruzione dicendo che il fatto che Luis Enrique sia uscito a metà partita, più o meno, e che siano rimasti in campo 90 minuti sia Carlos Augusto che Diouf, mi fa presagire che contro il Como giocheranno a sinistra Di Marco e a destra Luis Enrique, con come Bracetti, Bastoni e Akanji. L'alternativa sarebbe ancora Carlos Augusto a piede invertito, che non ha funzionato le volte in cui è stato messo in campo. Diouf già titolare in quella posizione mi sembra strano, e se così fosse comunque sarebbe stato sostituito oggi, perché non avrebbe avuto senso fargli finire la partita. Darmian non credo che recuperi, Dumfries nemmeno, quindi secondo me sarà così. E Luis Enrique, che oggi ha fatto una buona prova, dovrà darci ulteriori conferme, perché comunque oggi, l'abbiamo detto prima, l'avversario era quello che era, quindi conta, va fino ad un certo punto secondo me. Sì, sono d'accordo. A me Luis Enrique ha fatto un paio di cose buone. A sinistra, lo diciamo fin da quando è arrivato, è più il suo ruolo rispetto a quello che poi aveva fatto nella seconda parte di stagione con il Marsiglia. Non mi ha restituito delle sensazioni proprio incredibili, devo dire. Però qualcosina ha fatto, e spero che anche a lui possa servire per sbloccarsi. Poi a livello di singoli forse tutti in positivo, perché Pio Esposito ha fatto una grande partita, trova un grande gol. A me ha ricordato un po' Ibrahimovic con quel gol che va così a infilarsi sul secondo palo. Finalmente i gol da fuori area, ecco, abbiamo capito che si può tirare da fuori, abbiamo capito che si può segnare da fuori. Anche il secondo gol che fa Thuram in tuffo di testa è al termine di una gran bella azione che poi conclude lui stesso dopo un ottimo lavoro di Pio Esposito, dopo la combinazione poi anche con Frattesi che era un osservato speciale in questa partita. La prima vera grande occasione della partita la fa Frattesi con un grande lavoro stasera in area di rigore, più volte è riuscito a dribblare nello stretto, e poi non è riuscito però a metterla in porta, gli è mancato il gol. Si è però messo a disposizione dei compagni con 2 assist, il primo per Diouf, proprio lo manda in porta, e il secondo appunto per Marcus Thuram. Mi è piaciuto anche Bissac, che si è buttato in avanti. Mi sono piaciuti i subentrati, cioè Spinacci è entrato con personalità, Bovo ancora con ordine, ma la partita era ormai finita. Soprattutto Mkhitaryan, che era la grande notizia, il grande atteso dopo l'infortunio. Ecco, gli è mancato ancora una volta la finalizzazione, ma Mkhitaryan mi è piaciuto tantissimo come è entrato in campo, e sicuramente sarà estremamente utile. Se vogliamo trovare qualche nota negativa, tra virgolette, comunque un pochino meno stonata, Sucic, tantissima corsa, però dentro la partita ci ha messo pochi elementi probabilmente, non è che ha riempito molto questa partita, e Joseph Martinez contava rivederlo in campo. Ha sbagliato tanto nei lanci con i piedi, troppi errori per quella che è la sua qualità, non è stato praticamente mai impegnato, purtroppo al primo tiro vero ha preso gol, però l'importante era rivedere in porta Joseph Martinez, che speriamo, ecco, che possa mettersi alle spalle tutto quello che è stato quell'incidente. Concordo, sono proprio le due note un pochino meno brillanti, se proprio si vogliono trovare. Martinez un po' arrugginito, per certi versi può anche essere fisiologico, ma sono d'accordo, l'importante era rivederlo. E Sucic, sì, secondo me già nelle ultime partite in generale stava facendo intravedere questo inizio diciamo, di mancanza di lucidità in alcune giocate. Rimane secondo me un centrocampista utile ed importante, però è stato probabilmente il centrocampista un pochino meno brillante nella partita di oggi. Detto che comunque abbiamo un Zielinski che sta facendo benissimo secondo me, un Mkhitaryan che è finalmente rientrato e oggi ci ha dato già un assaggio, più le altre certezze, quindi se anche Sucic ha un periodo di leggera flessione non è nulla di drammatico, ecco, diciamo così. No, no, assolutamente. Fa parte comunque del percorso di crescita di un giocatore che l'Inter sta integrando. Io ripeto che non so se questo esperimento degli esterni a piedi invertiti li rivedremo, perché appunto mi è sembrato qualcosa di dettato anche dalle esigenze di questo contesto particolare e favorito anche dal livello dell'avversario. Mentre ringrazio Cyberstar Link per 3 mesi di fila su Twitch, sottolineo, come scrive anche Giovanni,
un bello spirito di squadra. Se ne è tanto parlato anche del fatto che Lautaro non sorridesse, questo tema del sorriso eccetera eccetera. Kivu oggi ne ha approfittato secondo me anche per alzare ulteriormente l'umore di questa squadra. Anche molto bella l'immagine di tutti i compagni che hanno accolto Pio Esposito al primo gol a San Siro con la maglia dell'Inter, con la sua esultanza in panchina. E ringrazio anche il nostro mitico Franco Marelli, grande Franco. Vittoria importante, Diouf e Pio cominciano una storia, Thuram ricomincia e Bonni continua. Forza ragazzi, via passione Inter. Grazie mille al nostro mitico Franco. Bonnissimo, sta continuando a macinare gol ad una media veramente impressionante, e Pio Esposito lo stesso ha segnato in tutte le competizioni adesso, tra mondiale, Coppa Italia, Champions e campionato. Dai, è un bel messaggio ed è un bel vedere un Inter che può permettersi di alternare Thuram, tenere in panchina Lautaro Martinez e comunque avere una squadra di alto livello anche lì davanti. Non penso che soprattutto al lato Bonni ci si potesse aspettare un impatto già così concreto. Io me lo aspettavo come un giocatore sicuramente da lavorare in crescita, ma non pensavo che avesse proprio una concretezza di tabellino, banalmente, così piena già dopo i primi mesi della sua esperienza all'Inter. Questa è una bellissima sorpresa, e Pio Esposito, su di lui non ho il minimo dubbio. Prima della partita dicevo che nelle ultime uscite l'ho visto coinvolto in momenti un po' complicati, dove entrava più per fare tutto il contorno che non il gol. Ho già fatto pure il gol, quindi direi che va benissimo. E va benissimo così. Per scoprire la nostra avversaria ai quarti di finale di Coppa Italia dovremo aspettare gennaio, perché la gara tra Roma e Torino si giocherà a gennaio, quindi una tra Roma e Torino sarà la nostra avversaria appunto nei quarti di finale di questa Coppa Italia. Sono curioso di sapere la vostra nei commenti, fateci sapere un po' chi è stato per voi il migliore, quali notizie vi portate a casa principalmente, che cosa avete visto di buono, cosa vi è piaciuto di meno, scrivetelo qui sotto mi raccomando. E poi per chi c'è stato durante la diretta, votate il team cereali prima o latte prima, votate un po' nei commenti, clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, e soprattutto vi aspettiamo nel club di Passione Inter per approfondire tutte queste notizie, tutti gli argomenti, e per interagire con la redazione di Passione Inter sostenendo il nostro progetto che ha bisogno di voi. Quindi www.passioneinter.club con il QR code in alto sopra il nostro Simone e il link qui sotto in descrizione.